Hai presente quando te ne capita una dietro l'altra e pensi davvero di non farcela più? Ecco, pensa a To Your Eternity e pensa a come si può sentire Fushi. Fushi impersonifica il concetto di resilienza, ossia quello di vivere delle sfide, vivere dei problemi e uscirne più forte. Oggi ti parlo di questo e di come anche tu puoi diventare più resiliente. Una veloce introduzione. In questo video ti parlerò di qualche personaggio, farò qualche accenno a qualche personaggio dell'anime, quindi se non l'hai ancora visto e hai intenzione di guardarlo, rimanda questo video dopo. Nel frattempo puoi guardarti gli altri 50 che comunque ti saranno utili, io spero. Fushi non ha mai un momento di pace, è sempre preoccupato per l'attacco dei Knocker, per il mondo che è sulle sue spalle, per tutte le dure perdite che deve affrontare. Insomma, poveretto, è lo sfigato di turno, non c'è niente da dire. Ma nonostante questo lui non si perde d'animo, ha dei momenti di down, ma comunque continua a combattere, mantiene la propria lucidità e aumenta la sua resilienza. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi oppure gli anime. Allora, prima di tutto partiamo da un concetto essenziale. Essere resilienti non significa non sentire la sofferenza o essere sempre tranquilli e allegri. Essere resilienti significa essere consapevoli dei propri problemi, sentire che ci sono delle cose da risolvere, sentire la propria sofferenza, ma nonostante questo riuscire ad affrontarla, senza lasciarsi abbattere. In To Your Eternity, infatti, possiamo vedere il percorso di vita di Fushi. Fushi, infatti, inizia da una semplice sfera, senza consapevolezza né nulla. Pian piano, entrando in contatto con gli elementi esterni, inizia a svilupparsi, inizia a vivere nuove situazioni, vivere nuove esperienze, impara a parlare, impara ad esprimersi e impara a conoscere se stesso e il mondo che gli sta intorno. Tutto a piccoli passi inizia a capire il proprio mondo emozionale e a capire anche il significato della vita. Tutte le persone che incontra lungo tutto il suo percorso hanno qualcosa da insegnargli. Ogni volta che incontra qualcuno e impara a conoscerlo, quel qualcuno, quel personaggio, gli lascia una parte della sua vita, una parte delle sue esperienze e Fushi le utilizza per continuare a crescere, per continuare a cambiare. Tra tutti gli insegnamenti che lui riesce ad imparare, riesce ad assorbire, ce n'è uno che purtroppo tutti riescono a trasmettergli, ossia il che cosa significa essere umani e purtroppo di conseguenza che cosa significa la sofferenza, che cos'è la sofferenza. Ma non solo che cos'è la sofferenza, ma soprattutto come affrontano la propria sofferenza. Fushi però non è che diventa resiliente perché imparerà ad anestetizzarsi alla sofferenza, ma al contrario, a forza di venirci a contatto, imparerà pian piano a conoscerla, a familiarizzarci. All'inizio anche a temerla perché insomma nessuno si diverte a soffrire, ma pian piano andando avanti imparerà a capire anche il significato della sofferenza e capire come poterla affrontare. E la stessa cosa succede anche a noi. Noi nasciamo non sapendo nulla, pian piano entrando in contatto con le varie persone impariamo a conoscere varie cose, conoscere varie esperienze diverse, purtroppo conoscere anche la sofferenza, ma pian piano impariamo a capire come gestirla, chi più chi meno. Ma lo scopo di questo video è proprio portarvi al più, indipendentemente dal punto di partenza. C'è sempre un modo per migliorare il proprio approccio al dolore, alla sofferenza, allo stress, alle situazioni sovrastanti e riuscire a diventare più resilienti. Allora, che fa Fushi? Beh, Fushi ogni persona che incontra sta vivendo o ha vissuto un'esperienza che l'ha fatta soffrire. Entrando in contatto con quella persona, lui riesce a ascoltare la sua storia, capirla, empatizzare con lei e ascoltare o vedere come ha affrontato quella situazione e come ne è uscita. A volte appunto lo vede anche in diretta. E la stessa cosa possiamo fare anche a noi. Insomma, nessuno è immune alla sofferenza. Lo vediamo anche in Fushi, che poveretto anche lui ogni tanto non ce la fa più. Un'altra cosa che vediamo però è che possiamo anche imparare a gestirla, imparare come affrontarla, anche quando è difficile. E soprattutto possiamo anche imparare
ad imparare da essa. Insomma, tutti soffriamo, ma l'importante è il non arrendersi davanti alla sofferenza. Ogni cosa si può superare, ci saranno cose più facili e più difficili, ma la resilienza sta proprio lì, nel momento in cui soffri, riuscire a interiorizzare quel dolore, riuscire a capire come superarlo, e ogni volta che si supererà un qualcosa, quel qualcosa ci renderà più forti. Il concetto di resilienza è questo. Però non è tutto qui, noi possiamo, sarebbe un po' troppo complesso così, quindi ecco come possiamo semplificarlo. La cosa più facile, e la cosa che ti propino sempre, sono le relazioni. Le relazioni sono importanti, non quelle da una birra e via, che comunque ogni tanto ci possono stare e in un momento difficile possono darti anche quel senso di leggerezza che magari ti manca. Ma quello che è importante sono le relazioni, quelle vere, quelle profonde, le persone con cui senti davvero di avere un legame e una connessione. Eppure, quando le cose si fanno difficili, tutti si isolano. Me compresa, è una tendenza naturalissima. Insomma, lo capisco benissimo, quando stiamo passando un momento difficile, tutte le energie calano, si fa una fatica della Madonna a fare anche la cosa più semplice. Quindi, soprattutto per le persone un po' più introverse, quando si ha bisogno di tagliare da qualche parte per recuperare di energie, la prima cosa che si pensa è quello di tagliare le relazioni. Non è che si faccia apposta, capisco che non è una cosa intenzionale, però soprattutto per le persone introverse le relazioni sono le prime che si tagliano perché magari non ci riescono proprio facili, richiedono molto impegno e di conseguenza, non avendo energia per impegnarsi in nulla, quelle ne vanno per forza a risentire. Anche Fushi ad un certo punto infatti decide di isolarsi, dice ma sai che c'è, tutto sommato questa è la soluzione più semplice. È vero, ogni tanto sparisce, ogni tanto è dei down, però non è questo il modo in cui poi porta avanti le cose. Le relazioni infatti sono proprio quello che gli permette di continuare ad imparare e di continuare a crescere, continuare ad evolversi e anche a riprendersi dalle sue sofferenze. Pensa alle relazioni che c'è tra lui e March o quella che ha con Gugu. Entrambe queste persone hanno sofferto molto. Pensiamo a Marcia, ad esempio. Lei ha dovuto trovare un modo di cavarsela da sola in perfetta solitudine quando era ancora una bambina. E anche a Gugu non è andata molto meglio, perché comunque anche a lui, fin da molto piccolo, è stato isolato e ripudiato dalla società per il suo aspetto. Non se la sono passata benissimo, ma insieme trovano un modo per affrontare la solitudine e affrontare le difficoltà della vita, che diciamocelo a volte non sono proprio pochissime. Le relazioni possono davvero diventare una grande fonte di sostegno. Ti possono sostenere sia sotto l'aspetto morale che sotto l'aspetto pratico, possono insomma aiutarti a sopravvivere alle varie sfighe della vita e a uscirne vincitore. Sentirsi compresi, sentire che una persona con la quale stai parlando sta empatizzando con te, che capisce quello che stai passando, capisce le tue sofferenze, può esserti davvero d'aiuto. Ma oltre a questo, parlare con una persona è utile anche perché intanto parlando a voce alta sei costretto a dare una struttura ai tuoi pensieri e di conseguenza a capirli meglio. Ma oltretutto, in questo modo, avrai anche un parere esterno, sentirai il parere di una persona che ci tiene a te ma vede le cose da un altro punto di vista e che magari può aiutarti a cambiare la prospettiva. Magari può anche aiutarti a farti vedere delle soluzioni che prima non avevi mai pensato che potessero esistere. E insomma, anche tutto questo ti aiuta a sviluppare la resilienza, ti aiuta a trovare dei modi migliori per superare la tua sofferenza e diventare più forte. Le relazioni, quelle significative, possono davvero aiutarti a superare un momento difficile, a superare la solitudine, i problemi, la discriminazione, le tue sofferenze, qualsiasi cosa ci sia nella tua vita. E sto facendo un po' una sviolinata, anche nei momenti più bui, grazie ad una persona che ci tiene a te, puoi riuscire a ritrovare la luce. E visto che parliamo di luce, in un modo un po' più pratico, adesso parliamo anche di positività. To Your Eternity è un anime che mostra in modo molto profondo e anche molto commovente il concetto della resilienza. È difficile non empatizzare con Fushi o con i personaggi che stanno intorno a lui, è difficile non sentire la loro sofferenza e soffrire insieme a loro. Ma il fulcro dello sviluppo della resilienza sta proprio qui, nella conoscenza e nel vivere delle nuove esperienze.
esperienze. È normale reagire in modo catastrofico alle prime esperienze negative che viviamo nella nostra vita, ma come vediamo con Fushi, man mano che si vivono le nuove esperienze, si conosce un po' meglio la vita e ci si rafforza. Vero amore che ci si rafforza? E proprio per questo, infatti, Fushi impara tantissimo da Pioran, che di esperienza nella vita ne ha davvero tanta. Insomma, la resilienza non è una caratteristica che si ha o non si ha, ma è una caratteristica che, come tutte le altre caratteristiche e abilità, si può sviluppare ed è utile svilupparla. Sono le sfide che ci rafforzano, sono le difficoltà che ci insegnano a superare difficoltà sempre più grandi. Vedendo le cose da questa prospettiva, ossia quella di switchare dalla sfiga che ci propina la vita all'opportunità di una crescita, davvero potrai riuscire a modificare il tuo modo di pensare, e questo a sua volta renderà le tue cose un po' più semplici. Vabbè, quest'ultima frase sembra un po' un'americanata detta da uno di quei famosi guru, però in realtà è proprio l'esperienza che ti dà la possibilità di sviluppare la resilienza. La tua risposta allo stress è uno dei maggiori fattori che determinerà quanto lo stress si ripercuoterà su di te. Quindi ecco, è importante applicare questo concetto. Una buona dose di positività, che non è da confondere con l'irrealismo, ma insomma una positività realistica, ti aiuta a mantenere un equilibrio, una prospettiva più equilibrata, e ti facilita a trovare le risorse che ti servono per risolvere le situazioni difficili, per uscire da un periodo difficile. In conclusione, To Your Eternity con Fushi e i suoi personaggi ti dà veramente degli ottimi spunti su come sviluppare la resilienza. E capisco che magari possa non sembrare semplicissimo, però d'altra parte si parla di aumentare la resistenza allo stress. Però ecco, non può essere semplicissimo, però non è nemmeno infattibile. Non è che si diventa resilienti da un giorno all'altro, però appunto, come abbiamo visto con Fushi, è una questione di vivere le esperienze e affrontarle anche con un po' più di positività e anche con l'aiuto delle persone che possono starci vicine. Io spero di averti lasciato qualche consiglio utile. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividilo con qualcuno che magari potrebbe averne bisogno, ma soprattutto clicca sulla campanellina e iscriviti al canale. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.